Ciao a tutti. Nel momento in cui il narcisista ti chiede una pausa di riflessione, significa che sta attuando una specie di manipolazione e di controllo. Solitamente il narciso arriva a questo punto perché necessita di un certo spazio vitale per saltellare beatamente tra le braccia di una nuova preda. Ma attenzione, perché farai in modo di tenere uno spiraglio aperto con te, per poter giocherellare tranquillamente su ambedue i fronti. In questo modo si preclude la possibilità di ogni forma di responsabilità nei tuoi confronti. Di conseguenza ti sentirai mancare la terra sotto i piedi, a tal punto da entrare in una sorta di confusione mentale e di devastazione morale e fisica. In breve, il narcisista sarà certo che se dovesse tornare sui suoi passi, tu sarai pronta e ben felice di riaccettarlo come nulla fosse accaduto. Ma dato che tu non sei un giocattolo da riporre sullo scaffale, preparati a contrattaccare il signor Narciso. Ecco esattamente come dovresti comportarti. Capovolgi il suo vincolo, sollecitandolo a dirti per quanto tempo ha bisogno di riflettere, poiché gli fai presente che tu non rimarrai certamente lì ad attenderlo. Comunicagli il fatto che sei pienamente d'accordo con lui, dato che tu in primis hai capito di avere l'esigenza di riflettere sulla vostra relazione. In concomitanza alla sua pausa di riflessione, metti il narcisista in una posizione di ansia, attuando il no contact, serrato, finché non sarà lui stesso a sospenderlo. Nel momento in cui il narciso ti ricontatterà per far ritorno da te oppure per interrompere la relazione, metti in atto la tua autorità nel corso di una presunta telefonata, avvisandolo che al momento non hai tempo di parlare con lui, ma che potrebbe richiamarti in un orario e in un giorno stabilito da te. In seguito alla sospensione della pausa di riflessione, attua tu il no contact, come si suol dire a singhiozzo, il che sta a significare chiudergli tutte le vie che potrebbero condurlo alla tua vita personale, rivelandogli il minimo indispensabile sulla tua persona. In questo modo vai a stimolare e a rinnovare il suo interesse per te, poiché nel narcisista scatterà un meccanismo di desiderio di sapere, di perplessità e di mistero. Se tu non riuscissi a mettere in pratica questo tipo di comportamento, potrebbe incidere molto sul pensiero del narciso, visto che ti stava rivalutando come persona e come icona. Infatti molte donne e molti uomini si fanno prendere dal panico di perdere la persona amata e quindi viene a mancare la lucidità, l'obiettività e la fermezza decisionale. Mentre è importante essere consapevoli che il narcisista è la persona più scontata e più manipolabile di questo mondo. Se ci pensi bene, il narciso gioca sempre le sue carte attraverso i suoi schemi mentali e comportamentali e basta interrompere tale ciclo per metterlo in un totale stato di confusione e di squilibrio psichico. Ciò che in qualche modo ti frega è il sentimento che provi per lui o per lei e la tua forte empatia. Ecco perché molte volte affermo che l'empatia va rivolta verso se stessi. Naturalmente consiglio sempre di lasciare andare per la loro strada questi individui disturbati, perché rimanerci in relazione significa cadere sempre più in un baratro senza fine. Prendi coscienza del fatto che non ti stai rapportando con un uomo sano o una donna sana, ma con dei bambini patologicamente squilibrati, sadici, spietati e vendicativi. Ecco perché spesso e volentieri dichiaro apertamente che non puoi prenderla sul personale, dato che da un bambino non è possibile avanzare nessuna pretesa, soprattutto se si tratta di problematiche
che riguardano soltanto il mondo degli adulti. Dai, forza, datti uno scossone e ritorna a vivere la tua vita. E tu cosa ne pensi di tutto questo? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.